Ogni volta che inizia un nuovo anno ci sembra di avere davanti tutta la vita e poi puntualmente arriva Capodanno e un altro anno è passato. Vittimismi a parte, il 2024 è appena iniziato e come un buon canale e un appassionato che si rispetti si tirano un po' le somme, ma soprattutto si cerca anche di ricordare e magari di guardare con più attenzione tra i propri orologi quali sono stati magari quelli più utilizzati o anche quelli più emozionanti, tra virgolette, cioè quegli orologi legati magari a quell'anno in maniera un po' particolare. Io naturalmente ne ho diversi, per questo video ne ho scelti tre, i tre orologi più usati e più importanti del mio 2023, anche se c'è alla fine un orologio bonus, un orologio extra che probabilmente farà arrabbiare qualcuno. Insomma, questi sono i miei tre, o meglio 4 orologi più importanti del 2023 e li vediamo come sempre tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Vi ho lasciato degli indizi per capire quali possono essere i 3 orologi, anzi i 4 orologi più utilizzati in questo 2023. Il primo è questo e vedremo anche se ci sono dei Rolex, come potrebbe tranquillamente essere, ma partiamo dal primo, anzi partiamo dall'ultimo in classifica, magari possiamo dire quello che ho utilizzato meno, ma l'ho utilizzato per mesi ed è un orologio che mi è piaciuto moltissimo. A breve dovrò restituirlo, purtroppo non è il mio, ma l'azienda mi ha consentito di utilizzarlo per più tempo in maniera tale da poter fare una recensione veritiera che trovate qui sul canale, ed è un orologio che mi è piaciuto particolarmente perché è un orologio leggero, è un orologio molto sottile, dal contenuto tecnico molto bello, molto accattivante, che vale la pena ogni tanto ammirare togliendo l'orologio dal polso, ed è anche un orologio perfettamente realizzato con un quadrante bellissimo, con questa tonalità di marrone che personalmente mi fa impazzire. So che gli orologi marroni non a tutti piacciono, però io sono un amante di questa tonalità, come anche del verde. Credo anche che il 2024 potrà essere un anno molto importante per questa colorazione, ma lo vedremo. Ed è il Nomos Club Sport Pneumatic da 39, l'orologio che ho utilizzato un po' meno degli altri in classifica, quantomeno degli altri due, ma che mi ha dato grandissime soddisfazioni. È un 200 metri, è un orologio che, come altri, è possibile indossare e dimenticarsi, perché come sapete è anche un automatico. Il suo peso, la sua comodità, il suo bracciale perfettamente rifinito che va da 20 a 18, questa clasp che tra l'altro, come vi dicevo, ho utilizzato per parecchio tempo, ma non è delicata come potrebbe sembrare, e conferisce anche all'orologio un disegno molto particolare, molto originale. Di certo non è una di quelle clasp che si vede su tutti gli orologi. Insomma, orologio che mi ha convinto tanto e che appunto dovrò restituire, ma non è detto che non decida appunto di metterlo in collezione e continuare a godermelo ancora una volta al polso. Sul podio, assieme al Nomos Club Sport in seconda posizione, va un altro orologio che ha fatto per me la storia del 2023, un orologio che reputo importantissimo per la mia collezione, ed è questo splendido Calamai G50 Panda Verde, tra l'altro con questo bracciale satinato che è l'ultima creazione del brand, in particolare di Francesco Calamai. Esiste anche bracciale uguale con maglia lucida, è un bracciale particolare con questi finali che vanno a chiudersi in questo modo, creando uno spazio. Come potete vedere sono anche tagliati qui al centro, la reputo un disegno molto particolare, molto accattivante. Qualcuno ha criticato questa forma, naturalmente si tratta di gusti, non potrebbe essere diversamente. Sono dei finali che vengono realizzati in Italia da un artigiano appositamente per questo bracciale, invece realizzato in Cina ma di ottima fattura
per gli orologi Calamai. Motivo di questa realizzazione artigianale è che questo bracciale nasce per i nuovi orologi di Calamai, mentre questi finali servono ad adattare questo bracciale a questa particolare cassa che nasceva per il solo cinturino in pelle del G50, ed è una cassa anche molto particolare con un disegno specifico delle anse che appunto ha richiesto una ingegnerizzazione dei finali che tra l'altro ha fatto dormire poco Francesco, da quello che so e da quello che mi raccontava. È l'orologio che mi ha fatto conoscere Calamai, che mi ha fatto apprezzare i suoi orologi al polso, è l'orologio che mi ha fatto conoscere la persona di Francesco, che poi mi ha invitato a Reggio Emilia, in fonderia, dove abbiamo realizzato un video che è piaciuto molto, dove si vede la fusione delle casse che vengono ottenute dalle turbine dei 104, da ultimo anche dalla fusione delle turbine dei Tornado. Calamai, che è fornitore ufficiale dell'aeronautica militare, come è possibile leggere anche sui suoi fondelli, orologi a cui dedica una cura incredibile, dalla realizzazione in Svizzera del quadrante, in particolare questo verde, come potete vedere, è molto profondo, realizzato su doppia piastra. Questa è una piastra verde su cui poi viene poggiata una piastra bianca, lo potete vedere dalla finestrella del datario dove si vede la piastra verde al di sotto di quella bianca, il che richiede anche una certa lavorazione delle tolleranze, perché per esempio i subcontatori, come potete vedere, hanno un'altezza particolare che deve rispettare determinate tolleranze per poter funzionare tutto correttamente e perché le sfere non si tocchino tra di loro, così come anche la ghiera interna per la misurazione dei tempi è una ghiera che, scusate questa ferita che purtroppo mi sono fatto a casa, è una ghiera che consente di tenere i tempi, così come anche la lavorazione di questo subcontatore, la trasformazione da 30 a 15 minuti che abbiamo spiegato nella recensione di questo orologio e che consente ai piloti di tenere traccia dello scramble, cioè il tempo di 15 minuti che hanno dal segnale di scramble per prepararsi e decollare in caso di emergenza. Un orologio che ho nel cuore per tanti motivi, come avrete capito e come sicuramente avete visto nel corso di quest'anno, che mi ha accompagnato tra l'altro in un importantissimo viaggio in Sicilia, che fa parte anche del cambiamento parziale della mia vita e che è nella mia collezione con grande orgoglio e che ogni volta ammiro con tanta ammirazione, scusate il gioco di parole, anche per Francesco Calamai, che si è dimostrato un grande uomo e un grande amico, oltre che un ottimo produttore di orologi e di cronografi come questo Panda Verde. Orologio bellissimo che metto accanto al nostro Nomos qui per passare a quello che è l'orologio più utilizzato. Probabilmente avrete già riconosciuto il cinturino, indubbiamente più utilizzato, anche uno dei più importanti, perché un po' come il Calamai, questo Konstantin Chaikin per Louis Erhard segna una svolta importante per me e per il canale. Innanzitutto è un orologio che mi ha fatto innamorare del maestro Chaikin. Ammiravo le sue creazioni, i suoi joker, i suoi Wristmonts già normalmente, con prezzi purtroppo proibitivi. Questa collaborazione con Louis Erhard ha consentito a me e tanti altri collezionisti di portare a casa, di mettere in collezione la penna del maestro a un prezzo molto piccolo. Si tratta di un orologio con un calibro Sellita, un calibro regolatore Sellita, e un quadrante ideato e disegnato da Konstantin Chaikin per circa 5.000 euro, un'edizione limitata in 178 pezzi che prende ispirazione dal mostro delle fiabe del folklore russo, così come ci ha raccontato proprio Konstantin Chaikin nell'intervista esclusiva che trovate qui sul canale, qui su TOC. Ed è uno dei motivi per cui amo tanto questo orologio, è l'orologio che mi ha consentito di conoscere personalmente Chaikin e di potergli chiedere personalmente come nasce la sua idea, la sua arte, il suo genio creativo, perché poi nei suoi orologi c'è tutto
tutto il genio anche tecnicamente di Chaikin, e la cosa naturalmente mi ha emozionato non poco. In più questo è l'orologio che mi ha indubbiamente avvicinato al mondo di Mario Mossa Gioiellieri, le boutique di Bari e Lecce, che sono concessionari ufficiali di Louis Erhard anche da ultimo, con cui registriamo diversi video, tra cui l'amatissimo Build Collection, ma anche il Toccafè di fine mese, e che porto nel cuore, così come questo Time Eater di Louis Erhard, così come Chaikin, la sua arte e la sua disponibilità nel concederci un'intervista online, e naturalmente è un orologio che può essere criticato quanto pare, anche dato il suo costo e dato i suoi contenuti tecnici, ma non è certamente un orologio che si acquista per il rapporto qualità-prezzo. È uno di quegli orologi da appassionati che si mettono in collezione per ciò che rappresentano più che per ciò che sono. E questa era la mia triade, il mio trittico perfetto del 2023, un trittico onestamente che non avrei immaginato a inizio anno. Probabilmente avrei immaginato il solito Rolex, e chissà che nel 2024 non arrivi il solito Rolex, ma in questo caso io trovo molto più convincente e molto più appassionante, possiamo dire, un trittico di questo tipo, che ha anche indubbiamente delle storie da raccontare, quantomeno le mie. C'è anche il bonus però, come vi dicevo, lo vedete qui e lo avrete già capito, tantissimi storceranno il naso, non a caso è un bonus, ma devo essere onesto, nel 2023 ho utilizzato anche lui, questo Omega per Swatch Moonswatch edizione Mercury. Credo che sia anche l'accostamento cromatico più bello della collezione. Rimane un orologino di plastica, inutile negarlo, inutile far finta che sia un vero orologio, però devo anche dire che tra i tanti orologi è uno che ho utilizzato molto spesso e con molto piacere, perché si fa apprezzare, è un bellissimo oggetto cool, un bellissimo oggetto che ricorda anche un periodo di questa orologeria, no? Un periodo storico sicuramente interessante per gli appassionati, per chi fa orologeria e per chi parla di orologeria come noi qui su YouTube, e che secondo me in una collezione ha il suo posto, il posto di raccontare appunto un periodo storico, un po' come è stato negli anni 90 per i più famosi Swatch, che oggi tanti ricordiamo con nostalgia. È un orologio in ogni caso ben fatto, che ha il suo perché, soprattutto per ciò che costa, circa 250 euro, poco più ormai con l'aumento dei listini, che ha interessato anche in realtà questi Moonswatch, ed è uno di quegli orologi che terrò in collezione e che continuerò ad utilizzare, soprattutto quando non sempre è consigliabile mettere determinati orologi, cosa che però ho trovato molto comodo anche con questo trittico, perché si tratta appunto di orologi che vanno sempre bene praticamente in qualsiasi contesto, senza la paura purtroppo di utilizzare i nostri amati orologi, come da ultimo molto spesso si dice. Quindi vi lascio con questo trittico e con il nostro Omega Moonswatch bonus, e dopo avervi ringraziati per essere stati con me anche in questa puntata, vi chiedo di dirmi la vostra nei commenti e dirmi anche qual è il vostro orologio preferito del 2023. Io vi saluto, vi do appuntamento ad un prossimo video qui su TOC. Ciao!